Per la lezione conclusiva ho deciso di cambiare modus operandi con un video più corposo. Insomma, preparatevi al gran finale del corso base, atto a darvi le informazioni propedeutiche alla lettura dei profili Digimon. La caratteristica prima di Digimon, che prende l'attenzione degli spettatori, è l'evoluzione e seppur oggi non la tratteremo direttamente, essa trasforma i mostri digitali passando in diversi stadi chiamati livelli, generazioni o forme. Per cominciare, il livello evolutivo rappresenta allo stesso tempo due concetti fondamentali, la crescita dell'individuo e un'evoluzione darwiniana. Le due componenti possono essere più predominanti o equivalenti in base al caso in esame. Per fare un esempio, Argomon è come se maturasse sempre più, Tentomon invece come se progredisse in diverse specie sviluppatesi in grandi lassi di tempo. Prima di elencarli, premetto che utilizzeremo la terminologia nipponica. Penso che presto capirete la motivazione che ci ha mosso a fare ciò. A schermo comunque metteremo anche il nome d'adattamento inglese e italiano. Il livello 0 è detto Digitama, l'inizio e la fine del ciclo vitale di un Digimon. Solitamente i Digimon appena nati si trovano al livello 1, detto Baby Primo. La struttura dei dati è alquanto instabile. In tempi relativamente brevi, il Digimon guadagna una certa stabilità dei dati e muta passando al livello 2, detto Baby Secondo, però non è ancora adatto alla lotta. Quando lo spirito insito nella sua anima per la battaglia si risveglia, raggiunge il livello 3, detto Child. Mostra le potenzialità di una grande evoluzione determinata dalla sua stessa crescita. Se siete pratici dei Virtual Pet, questo dettaglio, come molti altri, dovrebbe esservi familiare. Non a caso Digimon tende a contestualizzare le azioni di gameplay con spiegazioni di world building. Continuando con il livello 4, detto Adult, il Digimon raggiunge la piena maturazione, soprattutto in quanto a forza e intelligenza. Non è un caso che la maggior parte dei Digimon in natura si fermi a questo stadio. È bene o male raggiunto da tutti i Digimon, perfino chi è cresciuto in condizioni non adatte, evolvendo in una cosiddetta specie spazzatura, come Numemon o Skumon. Volendo scavare un po' più a fondo sulla questione e facendo chiarezza, possiamo partire dal nome giapponese dei livelli. Fino al livello 4 il suffisso usato è Ki, traducibile come periodo, fase o età, relegando il tutto, per l'appunto, alla maturazione, fra l'altro prendendo a piene mani dai Tamagotchi. Mentre per i successivi livelli troviamo il suffisso Tai, traducibile come corpo o forma. Di narrativa, i primi Digimon scoperti superiori al livello 4 sono stati artefatti dagli esseri umani, dei Cracker. L'esempio più classico, Metal Greymon. Per continuare a combattere e aumentare il suo potenziale bellico, il 50% del corpo di un Greymon è stato meccanizzato. Parliamo proprio di una nuova forma, di un rimodellamento in un nuovo corpo. Narrativamente ci troviamo nelle prime fasi di contatto fra il mondo umano e il mondo digitale. Il mondo digitale usciva da poco da un periodo di genesi assai travagliato e finalmente i Digimon avevano sviluppato un'omeostasi nei processi di sovrascrittura che li portava ad autodistruggersi. Anche per questo normalmente i Digimon non tendono a superare il livello 4 come se non ne avessero la necessità. Detto ciò, comunque bisognerebbe aprire una grande parentesi sui processi di sovrascrittura, ma le riservo per il futuro. Se però siete curiosi, potete andare a leggere Digimon Adventure V-Tamer. Il mondo digitale segue la legge del più forte. L'influenza degli esseri umani, con la comparsa di queste nuove specie, ha stimolato una risposta evolutiva naturale, fra tante virgolette, in molti Digimon, che vi ricordo sono spinti proprio dallo spirito della battaglia, insomma una sorta di competizione interna, che ha portato a nuovi stadi, evoluzioni e via dicendo. Badando bene che comunque già esistevano dei Digimon superiori al livello 4, seppur molto rari come le bestie sacre o i Deva. Siamo dunque arrivati al livello 5, detto Perfect, lo stadio finale di un Digimon. Chi è arrivato a questa fase spesso agisce da capobranco in natura. Ad esempio, una Jatarmon può trovarsi a capo di un gruppo di Vegemon. Da notare che il numero di individui per specie cala drasticamente andando avanti nelle fasi evolutive, tanto che per i livelli 5 a salire spesso parliamo di singoli individui.
Quindi le descrizioni ufficiali che troviamo nel reference book si riferiscono a questi individui che abitano il mondo core, ossia la narrativa di Pipette, che come diciamo sempre è il fulcro per tutti i prodotti collaterali. Comunque non è raro trovare anche delle citazioni a quest'ultimi, magari dove il Digimon ha debuttato. Vorrei aprire una piccola parentesi sul Digimon Reference Book, visto comunque che la rubrica è atta alla sua lettura. Innanzitutto chi scrive i profili sappiamo essere dei ricercatori e nel particolare Agu Nakase e il suo collaboratore Tellermon Joshu. Quindi gli stessi Digimon studiano il loro mondo e non la prendono alla leggera, hanno università e scuole, arrivano addirittura a studiare e comparare l'andazzo di altri mondi digitali o ad adoperare simulazioni ad altissimo tasso computazionale. Nelle descrizioni ufficiali è presente un altro elemento importante, le mosse speciali. Ogni Digimon ha le sue mosse speciali. Pur se può sembrare sia un elemento a tratti bambinesco e prettamente di gameplay, ed effettivamente è così. Il Digital Monster nasce concettualmente come un Tamagotchi con i dinosauri che si danno battaglia, tanto che abbiamo elementi grafici caratteristici per queste fasi di gameplay. Ad esempio, guarda caso, tutti i Digimon Cyborg lanciano dei missili organici, i Digimon segreti come Monzamon e Vademon lanciano cuori e via dicendo. Ecco, richiamando la contestualizzazione di prima, queste animazioni che il bambino poteva vedere altro non sono che gli attacchi speciali. Il franchise è sempre affiancato da una parte, è sempre stato affiancato da una parte online per dispensare informazioni, era anche molto in tema vista la natura del prodotto e il bambino, visitando la pagina ufficiale, poteva così scoprire la descrizione del suo Digimon, il nome dei suoi attacchi e cosa facevano. Che intendiamoci, la potenza media di un livello 5 è di una testata nucleare. Il bambino lo fa impazzire così, proprio brodo di giuggioli. Ultima informazione sul reference book, va sempre data una contestualizzazione temporale ai profili. Esempio, Mugen Dramon viene detto essere il Digimon più potente di tutti, ma abbiamo ben due versioni potenziate dello stesso, la cosa è contraddittoria presa alla lettera. Oltretutto i profili possono essere aggiornati o revisionati nel tempo. Invece, per finire l'argomento livello 5, voglio ricordarvi del terminale Scald. In Digimon Chronicle, per ovviare ai problemi di memoria, Yggdrasil, il computer gestore e divinità del mondo digitale, decide di creare uno spazio virtuale esterno ad esso diviso in 3 terminali, uno rappresentante il passato, uno il presente e uno il futuro. La simulazione del futuro prevede l'esistenza di soli Digimon Cyborg e macchina. Non a caso abbiamo potuto vedere che la meccanizzazione è la via più rapida per evolvere, garantendo anche un certo guadagno bellico, tanto che spesso si allude che il Metal Empire un giorno potrebbe espandersi su tutto il globo. Sempre un giorno ve ne parlerò. Eppure non siamo ancora al limite evolutivo. Il pinnacolo evolutivo è il livello 6, l'Ultimate. Solo una manciata di Digimon può raggiungerlo attraverso il superamento di innumerevoli battaglie e dei propri limiti. Le capacità di questi individui sono talmente alte da essere identificati come divinità sia dai Digimon che dagli esseri umani. Per intenderci, in media la loro potenza è tale da poter distruggere il pianeta. Bazzecole. Ma certamente non ci fermiamo qui, esistono taluni che riescono perfino a superare il pinnacolo evolutivo, parliamo di esistenze trascendenti. Non parliamo propriamente di un livello, quanto più di un titolo, ossia il Super Ultimate. Nasce in un media che ha un certo sviluppo simile ai videogiochi, Digimon V-Tamer, in quanto Arcadimon doveva svolgere il ruolo di super boss per certi versi da cui origina. In altri media, soprattutto videoludici, per fini di gameplay, viene trattato come livello 7. Se parliamo della loro potenza, vi basta pensare che Susanomon è in grado di distruggere e ricreare il mondo digitale come Esistono però addirittura dei Digimon classificati come livello 8, chiamati dal fandom Super Duper Ultimate. Ad oggi ne conosciamo solamente 2, Ogudomon Itz e Jetsmon Jitz. Il primo, solo esistendo, fa collassare il mondo digitale. Il secondo è in grado di ignorare le leggi del mondo, come il principio di causa ed effetto. Totalmente un'altra scala, e comunque troviamo di peggio nel franchise, però è un'altra storia. Arrivati a questo punto, mi sembra il caso di ricapitolare i livelli con un esempio, e ci accompagnerà il nostro fido Agumon.
Il Digidama si schiude e nasce Botamon, dotato di dati estremamente instabili, tanto che ne esistono numerose varianti e ha grandi potenzialità evolutive. In breve tempo la sua struttura si stabilizza e predominano i dati Drago. Abbiamo ottenuto un Coromon. Quando il suo istinto per la battaglia inizia a mostrarsi, diventa un Agumon. Agumon possiede già dentro di sé il potenziale per la sua prossima fase, qualcosa che ha accumulato e perfezionato in innumerevoli cicli vitali. Una volta che la sua crescita è conclusa, può manifestarsi Greymon. Normalmente ci fermeremo qui, ma superando i propri limiti tramite la meccanizzazione diventa Metal Greymon. Un Metal Greymon che ha sbaragliato qualsiasi avversario, superando ancora una volta i propri limiti, arriva al pinnacolo evolutivo di Greymon, un'entità unica e dotata di prodezze mai viste prima, War Greymon. Chiaramente possono esistere diversi pinnacoli evolutivi per una data specie, nel nostro caso anche Blitz Greymon o Gaiumon e molti altri ne fanno parte. Agumon, un piccolo Greymon, trascende la propria specie quando il legame col suo partner si sublima. Quello visto finora comunque è il sistema evolutivo classico, esistono però dei livelli esterni adesso. Il livello Armor, tipicamente legato ai Digimental, una tecnologia perduta del passato, e l'Hybrid, accessibili tramite gli artefatti che contengono i dati dei 10 leggendari guerrieri. Si comportano come dei jolly che vanno a sostituirsi nel sistema classico, perciò possono anche evolvere in diversi livelli. Due Digimon molto particolari sono classificati come livello sconosciuto. Il primo è Calumon, che è la manifestazione o cristallizzazione dell'evoluzione. Il secondo è Barpmon. Nei Vipet i Digimon, come dei programmi, occupano uno spazio di memoria calcolato in G. Questo parametro è dettato dalla specie e rappresenta anche il peso ideale della stessa. Infatti, se questo non verrà nutrito, finirà per ammalarsi e morire. Allo stesso tempo, se venisse nutrito in eccesso ed arrivasse al limite di peso, 99G, si ammalerebbe e alla lunga morirebbe. Per inciso, il peso si può tenere sotto controllo con esercizi e battaglie. Nel Digimon Twin si decise di fare un passo avanti, superati gli 80G si diventa Barpmon, un Digimon insaziabile. Possiamo quindi vedere Barpmon come una condizione di obesità piuttosto che un vero e proprio livello evolutivo. Durante il periodo Cross Wars, i Digimon avevano perso la capacità di evolvere, i livelli evolutivi erano quindi scomparsi. I Digimon nascevano e crescevano rimanendo nella stessa specie per tutto il loro ciclo vitale. Nel 2020 vi fu una revisione dei livelli dei Digimon usciti in questo periodo, atta a permettere il loro utilizzo nei media futuri con più serenità, basti pensare all'attuale card game. Però è bene ricordare, come fa lo stesso sito ufficiale, che è solo una convenzione per usarli, tanto che fra parentesi è ancora segnato Cross Wars. Piccola curiosità, nei set commemorativi dell'Hyper Colosseum, il primo TCG, per i Digimon privi di sistema evolutivo tradizionale si usava il sistema delle classi. Un esempio varrà più di 1000 spiegazioni. Shoutmon era di classe Child, Animon di classe Adult e così via. Le classi non sempre poi sono corrisposte, fra l'altro, al livello evolutivo che gli è stato dato ai Digimon di Cross Wars, parlando proprio specificatamente di loro. Normalmente un Digimon non può retrocedere nei suoi stadi evolutivi, ma si tratta di un'abilità che può essere appresa o praticata attraverso un Digivice, come è possibile vedere nelle serie animate. Sul perché di questa scelta ne abbiamo discusso in un altro video che vi invito a recuperare. Voglio chiudere la discussione però con una mia speculazione. Quando il ciclo vitale di un Digimon termina, torna Digitama, come se uno scheletro di Wireframe provasse a proteggere come ultima risorsa il Digicore. Il Digicore è stato affrontato nella precedente lezione da Ema di Digimon Discovery. Ecco, ho l'impressione che il Digicore altro non sia che la forma originale dei Digimon, ossia il virus informatico misteriosamente comparso sul web. In realtà una contestualizzazione da dove origina ci è stata fornita già in vecchi magazine ed è stata ritirata fuori nel recente artbook. Prima che internet esistesse, in alcuni computer si conducevano degli esperimenti sulla vita artificiale tramite il programma Life Simulation World, che poi sostanzialmente è lo scenario visto in Digimon Tamers.
Sappiamo anche che Thleipmon, uno dei cavalieri reali al servizio di Yggdrasil, è a protezione di alcune antiche rovine nel polo nord del mondo digitale, ove si dice vi siano sigillati dati essenziali del programma che riguarda la creazione dei Digimon. Non mi stupirebbe se fosse la fucina di Yggdrasil dove ha lavorato i Digimon Prototype e non solo a loro. Metaforicamente parliamo della scintilla della vita, l'essenza stessa, il concetto di vita come la vediamo oggi. Ben spiegherebbe il mantenimento dello scontro nei loro istinti, che porterà alla ribellione di Lucemon. E magari anche questo era nei piani di Yggdrasil. Così come spiegherebbe la sua continua ricerca e studio, sublimazione e superamento della distruzione e creazione di cicli infiniti, di progressi infiniti, così